è andato a fuoco anche qua sopra. L'estintore, Dov'è dagli con l'estintore? l'estintore, Dov'è? vai. Eccolo. Vai. No, ma Mi si è sono carbonizzata. frullato di sotto No! anch'io. Guardavo te, sono frullato di sotto. Ciao, io non sono simmetrico e oggi special guest simmetrica. Ciao! Oggi ti presentiamo un altro gioco cooperativo che ci piace tantissimo, visto che ci avviamo al periodo delle feste, siamo nel periodo delle feste, magari chi ha fortuna di essere in ferie o di non avere altri impegni passa un po' più di tempo a casa, insieme ai propri cari, insieme ai propri amici. E quale momento migliore per fare un bel gioco cooperativo insieme? Quindi oggi ti consigliamo assolutamente un gioco che ci piace tantissimo, Overcooked 1, 2, poi ragioneremo anche su che DLC magari prendere. Overcooked, vai, guardiamo qualcosa. Il gioco è di qualche anno fa, ma non è invecchiato assolutamente male, sono uno di quei giochi eterni e il publisher è uno dei publisher che ormai lo sai, ne ho parlato diverse volte, a me piace tantissimo, Team 17. Il gioco è fatto in Unity. È un gioco che è molto più facile da vedere che da spiegare, perché il concept è molto semplice. Siamo dei cuochi, impersoneremo dei personaggetti simpatici, animaletti o personaggi buffi, che devono preparare da mangiare entro un tempo limite e in base a quanti ordini evaderemo nel tempo limite ci daranno delle stelle, 1, 2 o 3 stelle, poi lo vediamo anche meglio. Si parte con livelli relativamente semplici, quindi nessun impedimento fisico, e ricette con pochi ingredienti, quindi un po' più facili da preparare, e nel corso dei livelli avremo difficoltà sempre maggiori che alzano l'asticella della sfida, e quindi dovremo coordinarci sempre meglio con il nostro partner per cercare di non fare un disastro. Questo ad esempio un livello già un pochino più complicato, con una specie di ascensore che va su e giù, che dobbiamo prendere per appunto andare a prendere delle cose che ci servono. Bisogna preparare, bisogna impastare, bisogna tagliare, bisogna fare tante cose, cucinare ovviamente, riscaldare. E qui ad esempio ormai ci abbiamo giocato talmente tante volte tra l'1 e il 2, penso che Sappiamo ormai i livelli a memoria praticamente. A memoria, quindi qui spoiler, guarda quante stelle prendiamo in questo livello, ma ormai diciamo siamo rodati a suon di lanci di pad. No, non è vero, il pad non si lancia mai. Però qualche discussione su chi prende cosa. Sì, questo qui è uno dei giochi che o il rapporto finisce o si cementa e diventi una macchina da guerra, Esatto. un unicamente pensante e agente allo stesso momento. Bellissimo. Qui ad esempio lì ad esempio c'era l'impastatore, come si chiama? L'orbitale, come si chiama? La planetaria. La planetaria, ecco, vedi chi è più bravo in cucina. Bisogna lavare i piatti. Quindi cosa succede? Sì, all'inizio, nei livelli iniziali, i piatti non ci saranno da lavare, poi mano a mano appunto è una cosa che ci sarà da fare in più. Esatto, all'inizio ti spawnano già puliti, poi la difficoltà è che la volta dopo invece ti arrivano sporchi, quindi le devi andare a lavare nel lavello. E non sono infiniti i piatti, nei tipo 3-4 in base al livello, quindi sono per forza da lavare. Qui tra l'altro stiamo vedendo anche che una feature del 2 che si lancia la roba, cosa che nell'1 non c'è. È bellissima anche questa qui dall'1 al 2. Aggiunge un tocco strategico in più al gioco. Nell'1 non si sente il bisogno di lanciare la roba, perché anzi è strategico e anche avere le posizioni dove metterla, cioè tienimi questo piano libero, io guarda che te lo appoggio qui, così te da qui a lì lo prendi e fai meno strada, eccetera. Però nel 2 che dà questa roba qui che si lancia e te dici caspita, ma come abbiamo fatto nell'1 senza che non si lanciava la roba? Poi anche è difficile prenderle, cioè non è così scontato anche prendere al volo il cibo, tipo io ho qualche problemino. In questo momento stiamo guardando il video insieme a te senza l'audio sotto, perché ci teniamo il nostro audio, e mi viene in mente una cosa, che la musica è bellissima, cioè io c'ho in testa, guardo il video e c'ho in testa la canzoncina assolutamente, sì, è stupenda. quindi anche le musiche sono molto coinvolgenti,
varie, perché variano anche a gruppi di livelli. Poi ti faccio vedere anche sulla mappa cosa c'è. Cioè ci sono tipo il livello che fai tipo lo street food, e quindi sei su un bus che si muove. Questo qui non mi ricordo, mi sembra che era in una strada simil cinese. Sì, sulla strada questa qui. Erano tutti quelli, oppure c'era uno nel ghiaccio in cui scivoli, c'era quello Il vulcano. che ti chiappi fuoco. Ora non ti vogliamo spoilerare tanto. E anche l'universo. Quelli dello spazio. Belli, tanta roba. Adesso poi non ti vogliamo spoilerare i livelli, però diciamo che ti basti sapere che c'è varietà, cioè ci sono questi livelli a tema. E qui stavamo rullando alla grande nel frattempo. 20 secondi giusto per farti vedere un livello intero. Infatti dopo vedi sotto anche qua c'è il sistema di mance, più ordini metti insieme più tipo bonus ti dà, quindi c'hai tipo il bonus combo, che se non fai scadere il counter dell'ordine prima e lo dai, ti dà bonus, ti dà punti, e alla fine ti dà le stelle in base a quello che hai fatto. Quindi sì, una volta che praticamente avrai completato tutti i livelli ti si sbloccherà la quarta stellina, quindi in questo caso noi avevamo già fatto tutti i livelli finiti e ci è sbloccata la quarta stellina. È finito il livello, prendiamo il nostro van e facciamo, vedi quello che ti dicevo prima, i livelli raggruppati 3-1, 3-2, 3-6, 5-3, ogni tipo di livello e te giri col tuo carrettino e vai a prendere le stelle. Una volta finite le 3 stelle ti sblocca la quarta, che ti permette di fare una sfida aggiuntiva, una extra sfida. Ma anche i livelli sono abbastanza semplici, cioè prendere la prima stella si fa. Sì, la prima stella sempre, anche la seconda, dai. Questo ad esempio un livello che ci piace tantissimo, quelli della pizza. Ci piace cucinare la pizza. È troppo bello, siamo anche delle macchine da guerra sulla Sì. pizza. Ormai la pizza è il nostro special. E per farti vedere che la complessità dei livelli che variano nel corso del tempo. Qui ad esempio la pizza ha 3 ingredienti, 4 ingredienti, e l'impasto che devi impastare. Il appunto, pomodoro, tagliare. il formaggio e poi optional il salame o il wuster. Esatto. E poi c'erano anche altre cose, c'era quella con i funghi, cose così, sì, comunque. vero. Ecco, e qui inizia a muoversi la roba, quindi devi essere della parte giusta, perché se ad esempio sei nella parte sbagliata uno si blocca e non riesce più a prendere l'impasto. Quindi giusto per farti vedere anche questa logica qui, queste dinamiche qui. E un'altra dinamica che ti facciamo vedere è questa. Ci sono anche i portali che si spostano in questa ambientazione simil Hogwarts. Sì, simile Harry Potter. Quante esatto. volte sarò caduta in quei portali? Non lo so. E per dire qui già la difficoltà, io adesso non mi ricordo a memoria questo cos'era, però qua già siamo a un livello un pochino più... Questo era un pezzo avanti, più sì. impegnativo già, che devi entrare nel portale al momento giusto. Esatto. Perché cascano le scale, quindi Sì. non ci sono più le scale, il livello cambia durante il gioco e dopo ti puoi spostare solo coi portali. Esatto, e infatti caschi esatto. di sotto e ricominciamo. Strano. E ricominciamo, ma Molto strano. fino a prendere però la quarta stella. Anche qui abbiamo fatto da matti, guarda qui che roba. Quando prendi la quarta stella significa che hai fatto un gioco di team non indifferente, ma anche la terza stella, ma anche la prima stella in base all'inizio soprattutto, in base quando a devi quello prendere gioco. il via. Ma ti dà proprio un bel senso di squadra, Sì. perché dici proprio caspita, abbiamo raggiunto Sì, l'obiettivo. sì. È proprio gratificante Sì, il esatto. tipo di gameplay. C'è l'1, il 2 e tanti DLC. Ce ne vuoi parlare te un attimo? Sì, allora intanto c'è un'edizione unica che si chiama Overcooked All You Can Eat. All You Can Eat, che in realtà racchiude tutto, quindi troverai l'1, il 2 e tutti i DLC. E sì, poi ci sono diversi DLC, tipo i miei preferiti, Surf and Turf, dove praticamente sarai in spiaggia a preparare frullati alla frutta
ma non è così semplice, perché a una certa arriveranno delle mega onde che ti porteranno via tutto, quindi c'è molto timing delle onde che arrivano per servire il frullato senza fartelo portare via. E un altro che mi piace molto è Campfire Cook-Off, e praticamente sarai in tenda, in un campo estivo ad esempio, Campeggio. in campeggio, e cucinerai marshmallow, e se non erro è quello dove anche facevi i polli al flambé Ah, c'era con un la fiamma livello che ossidrica, cioè dovevi fare il flambé sul pollo, spettacolare. bellissimo. Poi ce ne sono altri, c'è Night of the Hungry Horde che ci assalta il pane raffermo, c'è Carnival of Chaos, più ci sono altri piccoli contenuti, ci sono delle espansioni ai cuochi Sì. e c'è anche The Lost Morsel e Festive Seasoning. Ce n'è in particolare anche quello, mi sembra che fosse proprio in Festive Seasoning, che c'era anche le festività tipo cinesi con Sì, questi sì, sì, mega Capodanno cinese, mega wok che dovevi spostare sul spostare, sì. fuoco, divertenti. Quindi in realtà li consigliamo un po' tutti, forse quelli che ti sono piaciuti di più è come hai detto. Sì, dai, cambiavano certe dinamiche, certe ricette un pochino più movimentati. Però è abbastanza facile trovare in saldo dei pacchetti omnicomprensivi e probabilmente ti consigliamo quelli. Assolutamente sì, anche perché vedrai che una volta che ci inizi a giocare non smetterai più. Esatto, se vi piace, a voi che ci giocate, se poi vedi che ti piace, vuoi provarli tutti. Vorrei approfondire un attimo con Simmetrica, che sull'argomento l'ha studiato, quindi è studiata sull'argomento ed è molto più competente di me. Quello che dicevo in un altro video di un altro gioco cooperativo, ovvero la parte più sociale, se così vogliamo dire, del videogioco, che magari in passato si tendeva più a demonizzare e oggi è stata molto riscoperta anche dagli studi scientifici, da studi accademici, e il valore della socialità. A te la Sì, parola. sì, sì, infatti i videogiochi sono una potente piattaforma di socializzazione, crea comunità, rafforza amicizie, ma anche sviluppa veramente abilità sociali, come ad esempio la comunicazione e la collaborazione, che ad esempio in questo gioco è la parte predominante, perché per riuscire nei livelli devi comunicare e collaborare insieme. E migliorano i legami familiari, perché va bene, a parte tutto, come scherzavamo prima, giocare insieme appunto ti fa passare anche del tempo insieme, collaborando crea soddisfazione, ma non solo, perché crea anche dei ponti tra generazioni, perché è vero, ok, noi siamo sposati e giochiamo ai videogiochi, ma ad esempio ci possono giocare anche genitori e figli, quindi due generazioni diverse che condividono un momento anche culturale legato ai videogiochi. Quindi è anche importante questa cosa qui, non solo proprio per il lato ludico, ma anche per il lato, se così vogliamo dire, più sociale, no? Sì, Familiare. sì, sì, assolutamente sì, anche proprio sociologico se vogliamo andare più nello specifico. Quindi è assolutamente un titolo che ci sentiamo di consigliarti, spesso si trova in saldo proprio perché ha avuto anche qualche annetto, spesso si trovano dei bundle molto convenienti, quindi assolutamente un Sì, titolo che ti consigliamo. sì, sì, assolutamente. E facci sapere, come al solito, cosa ne pensi. A A salut! salut!